Devo ammettere che questo video è una mezza ammenda per un peccato che ho commesso nel video precedente. Eh sì, proprio sul finire infatti ho mostrato un articolo di giornale, ne ho fatto vedere solo il titolo dicendo "e di questo non ti parlo nemmeno", e invece a quanto pare quell'articolo interessava a diversi membri della community che giustamente mi hanno tirato le orecchie nei commenti, e allora ho pensato bene di introdurlo nell'argomento del video di oggi, che già parlava di privacy lato Google, mentre questo articolo si occupava della privacy lato Microsoft. Cosa sta succedendo? Che da un lato Microsoft ha fatto una bella pensata e ha deciso di andare a scattare delle immagini, proprio degli screenshot ogni tot secondi delle schermate del nostro computer, che promette di non condividere in rete, ma vedremo che la questione è un pochino più complessa di così, mentre Google ha bellamente deciso di mettersi ad ascoltare le nostre telefonate. Eh sì, è proprio vero. E allora non perdiamo tempo e come al solito tuffiamoci subito nell'argomento di oggi. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Come vedi, per questo video ho deciso di utilizzare Windows 11 24H2 con tanto di Copilot installato. Windows 11 24H2 è la nuova major release di Windows che a giorni sarà rilasciata ufficialmente e arriverà su tutti quanti i nostri PC. La sto testando già da più di un mesetto e devo dire che va decisamente bene. Copilot invece è l'intelligenza artificiale di Microsoft che viene proprio integrata da questa versione di Windows e che entrerà a far parte delle nostre vite quotidiane, aiutandoci, per la verità, se usata con saggezza, in una serie di operazioni quotidiane in maniera davvero molto efficiente. Ma naturalmente, come ogni nuova tecnologia, presenta anche dei pesantissimi rovesci della medaglia che sono proprio l'argomento del video di oggi. Ed eccolo qui il nostro Copilot. Come vedi, nell'angolo in basso a destra c'è la sua bella iconcina che, una volta cliccata, ci apre la relativa finestra. Cosa può fare per noi Copilot? Beh, la cosa principale è che può aiutarci in una serie di compiti nella nostra vita quotidiana. Supponiamo, ad esempio, di non essere molto bravi ad utilizzare il computer e di non sapere come si fa a cambiare lo sfondo. Possiamo chiederlo direttamente a Copilot, che non solo ci risponderà, ma ci aiuterà a farlo. Se infatti nell'apposita casella andiamo a digitare la nostra domanda, dopo aver premuto invio e atteso qualche secondo, Copilot ci apre automaticamente la schermata relativa alla personalizzazione, consentendoci di scegliere qualsiasi altro sfondo noi vogliamo. Questo è un bel passo avanti rispetto al precedente modo di usare il computer, ma Copilot non fa solo questo. Supponiamo infatti di avere un problema sul nostro PC. In questo caso ho disattivato, come puoi vedere qui in basso, il dispositivo audio. Andiamo a dire a Copilot che il nostro audio non funziona, che non sappiamo perché e che vogliamo che lui risolva il problema per noi. Clicchiamo quindi sull'iconcina e digitiamo la nostra domanda. Premiamo invio, aspettiamo un pochino di tempo che venga elaborata la domanda e venga trovata la relativa risposta, cosa che sta già avvenendo. Ci viene chiesto se vogliamo che venga aperto automaticamente uno strumento di risoluzione dei problemi, clicchiamo su sì e ci viene chiesto di fornire il nostro consenso per eseguire la diagnostica. Confermiamolo con sì, attendiamo che venga fatta la diagnostica del problema da parte di Windows, che sta andando a cercare di capire che cosa non fa funzionare l'audio sul nostro PC. Ed ecco che ha trovato il problema e ci dice infatti che il dispositivo audio è disattivato. Infatti, come ti mostravo prima, il dispositivo è stato disattivato proprio da me. Copilot ci chiede se può riattivare automaticamente l'audio del dispositivo, gli diciamo di sì. Ed ecco fatto che l'audio è stato riattivato e il nostro problema è stato egregiamente risolto, tutto da Copilot. Scusa se è poco, scusa se è poco.
Ma Copilot non è l'unica novità introdotta in Windows 11 24H2 in termini di intelligenza artificiale, perché tra le altre features che verranno introdotte c'è il famosissimo, o forse dovremmo già dire famigerato, recall. E questo è l'argomento di cui trattava l'articolo che ho troncato brutalmente nel video precedente, che appunto ci informa che Windows 11 recall è un potenziale disastro per la sicurezza, secondo un ricercatore. Ma prima di procedere nella lettura di questo articolo, facciamo un passettino indietro e cerchiamo di capire esattamente che cos'è questo recall. Sono tornato dal mio lato perché da quello proprio non riesco a starci, è più forte di me. Recall o recall che dir si voglia, tanto ormai l'hanno già italianizzato in richiamo, è la funzione che ricorda tutto quello che facciamo sul nostro PC. Andiamo a leggere un po' più nel dettaglio tuttavia questa funzione. La novità più importante dei nuovi Copilot Plus PC Windows, di cui abbiamo parlato nel video precedente, che è importantissimo sapere che cosa sono, è la funzione recall, che in italiano è stata tradotta appunto da Microsoft in richiamo e che permette di trovare ogni elemento con cui si è interagito sul computer utilizzando il linguaggio naturale. Bisogna precisare innanzitutto che il richiamo è sfruttabile solo dai PC Copilot Plus, di cui casualmente vedo una pubblicità qui sotto, ed è attualmente in fase di anteprima, durante la quale Microsoft raccoglierà le opinioni degli utenti per migliorarne le funzionalità. Ma che cosa fa realmente il richiamo? Ebbene, acquisisce immagini dello schermo attivo ogni pochi secondi, cioè cattura degli screenshot in background di tutto quello che passa sul tuo computer e li salva. Questi screenshot vengono crittografati e salvati sul disco del computer e l'utente potrà trovare i contenuti visualizzati sul PC tramite una ricerca testuale o una barra temporale che consente di scorrere tra i vari snapshot. Microsoft spiega che dopo aver trovato lo snapshot desiderato, questo verrà analizzato e saranno visibili delle opzioni per interagire con i relativi contenuti. Per esempio, si potrebbe evidenziare un blocco di testo e decidere di riassumerlo, tradurlo oppure aprirlo con Word. Se invece si evidenziasse un'immagine, si potrebbe modificarla oppure utilizzare Copilot in Windows per trovare o creare un'immagine simile. Piccola chicca finale: per utilizzare questa funzione il tuo PC dovrà avere almeno un SSD da 256 GB, di cui 50 GB di spazio libero e 25 utilizzati per contenere gli snapshot effettuati da questa funzione richiamo. A me ma pare una strunza! Ma tutto questo viene ulteriormente amplificato dal fatto che diversi ricercatori che hanno testato in anteprima richiamo concordano che è un potenziale disastro per la cybersicurezza. Microsoft ha promesso che tutto rimarrà in locale senza ricorso a server esterni proprio per scongiurare potenziali intercettazioni degli hacker. Ma secondo l'esperto Kevin Beaumont, un ex dipendente Microsoft, è fin troppo facile rubare i dati anche dal drive locale del computer client. Andiamo bene, proprio bene. Ma se Atene piange, di certo Sparta non ride. Perché? Perché anche in casa Google sta succedendo un qualcosa che per tanti versi è l'esatta identica fotocopia di quello che succede in casa Microsoft. Se infatti andiamo a leggere questo articolo di Smart World che titola "Google ascolterà le tue telefonate per fregare i truffatori", scopriamo che durante il Google I/O 2024, ovvero una convention annuale per gli sviluppatori ospitata proprio in casa Google, l'azienda ha svelato una funzionalità davvero molto utile che arriverà presto sugli smartphone Android. Questa funzionalità infatti si occuperà di ascoltare la telefonata in corso e di capire se quello che l'altra persona sta dicendo potrebbe essere un tentativo di truffa, riconoscendo pattern conosciuti utilizzati dai truffatori per convincere l'interlocutore a inviare soldi, fornire credenziali o inviare dati sensibili. Poiché la funzione è basata su Gemini Nano, tutto succederà in locale sul proprio smartphone, esattamente come nel caso di Recall di Microsoft, e nessuna telefonata o sua trascrizione sarà mai caricata su alcun server. L'attivazione sarà a totale discrezione dell'utente. Parola di lupetto.
Facciamo un piccolo riassunto della situazione perché secondo me è davvero fondamentale. Da un lato abbiamo Copilot che per essere un copilota mi sembra un tantino troppo spericolato perché rischia di mandarci a sbattere contro un albero dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della privacy. Dall'altro abbiamo il nostro caro vecchio amico Google che ha avuto la brillante idea di fare ascoltare tutte quante le nostre conversazioni ad un'intelligenza artificiale che, pensandoci bene, è un po' come fare ascoltare tutte le nostre telefonate alla vicina di casa pettegola, con il rischio che queste vadano a finire nelle orecchie di tutto quanto il nostro condominio, ma anche con la probabilità che Google voglia utilizzare queste informazioni, diciamo, per migliorare i suoi servizi. Ma parliamoci chiaro, il prossimo computer che acquisterai sarà sicuramente, che tu ci creda o no, dotato di NPU e di tutte quante le funzionalità che serviranno ad ospitare l'intelligenza artificiale. Quindi la cosa più importante che possiamo fare al momento è imparare a conviverci, e nei prossimi video vedremo come tarare esattamente tutti questi nuovi strumenti che verranno introdotti in modo da dormire sonni tranquilli. Mi hanno appena chiamato per un'urgenza, ma di quelle proprio urgenti, e quindi devo scappare. Di conseguenza questa sarà la chiusura più veloce della storia di questo canale, con un solo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima.